Vorrei partire un po' da lontano per affrontare un tema così vasto, così complesso, così impegnativo come l'Africa d'oggi. Vorrei partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un terremoto immenso, quella guerra i cui effetti devastanti si sentirono immediatamente e altri si prolungano fino ad oggi. Si sentirono soprattutto in due continenti, l'Asia e l'Africa. L'Asia prima di tutto, con la fine dell'impero giapponese e la fine delle ramificazioni dei due imperi inglese e francese, dei due imperi nella parte asiatica, e con il sorgere al loro posto di identità nazionali che erano state un po' bloccate dalla fase precedente. Le tigri asiatiche prima, piccole ma significative, poi lo stesso Giappone, la Cina, l'India. Abbiamo assistito a questo grande e travolgente risveglio dell'Asia subito dopo la guerra. L'Africa attese qualche anno in più. 1960, l'anno dell'Africa, si disse, perché 17 di quei paesi, tutti in un anno, diventarono indipendenti. E a seguire anche tutti gli altri, fino ai 53 o 54, secondo come si calcoli, Sahrawi, stati indipendenti di oggi. Questa è la prima nozione importantissima, il primo fatto importantissimo ai nostri occhi di questo cambiamento, che è un cambiamento gigantesco che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Un continente enorme, abitato da un'immensa popolazione, che era stato per decenni sotto la dominazione di altri paesi e che nel giro di pochi decenni diventa indipendente, che riacquista l'autonomia statuale, che gestisce questa autonomia statuale. È una rivoluzione immensa, profonda, che ha delle conseguenze su tutti i piani, sul piano demografico, sul piano culturale, sul piano economico. Questi in effetti sono i tre grandi trend intorno a cui ruota questa rivoluzione dell'Africa che si impone ancora oggi. Ma prima di passare a vedere più da vicino questi trend, vorrei, se voi lo permettete, leggere 2 righe che scrisse proprio prima di morire nel 2022, quello che è stato anche il tuo maestro, Raffaele Masto. Era un viaggiatore, un giornalista come te, un pubblicista, un appassionato d'Africa. Scrisse questa frase, provo a leggerla senza occhiali. Nell'immaginario collettivo occidentale, l'Africa è ancora il villaggio, la capanna, le danze tribali, le maschere, i tramonti nella savana, i tamburi. Mentre quell'Africa sembra poco più di un aspetto decadente del continente. Mentre le 1000 nuove città sono sempre più luogo di grande sviluppo, fucine di idee e di creatività. Io credo che questo messaggio di Masto è il fondamento di quello che io vi vorrei dire oggi. Stiamo attenti. L'Africa che abbiamo, molti di noi che hanno ancora nella mente, è un'Africa che o non esiste più, oppure esiste, ma come un passato in cui affondano valori, certamente, ma che è superata da un'Africa nuova. Grazie Paolo. Sì, proprio con
Con Raffaele parlavamo spesso di come la parola stereotipo fosse quella che prima ci veniva in mente associata all'Africa. E una delle definizioni più calzanti di stereotipo l'ha data una giovane scrittrice nigeriana americana, Chimamanda Ngozi Adichie. Se non avete letto niente di lei, esiste tradotta in italiano e ve la consiglio vivamente. E l'ha detta proprio durante un TED. Quando definì lo stereotipo, spiegò che uno dei problemi, il problema con gli stereotipi non è che siano falsi, ma che siano incompleti. Uno stereotipo ti racconta una parte della storia e ti fa credere che quella è la storia intera. E questo è un po' il limite dell'Africa che abbiamo in Italia. Io mi occupo da 20 anni di Africa. 10 anni fa creai una casa editrice con un amico, un fratello, proprio per cercare di completare quella storia. Andando nel continente stavamo assistendo a una stagione straordinaria di cambiamento che poggia su 3 pilastri, lo ha detto Paolo poco fa: demografia, urbanizzazione e crescita economica. Ora vedrete qualche immagine sul trend demografico del continente. Oggi gli africani sono 1,5 miliardi, nel 2050 saranno 2 miliardi e mezzo. Queste sono le curve, le altre 2 linee che vedete sono il rosso il mondo e il blu è l'Europa a 28. La crescita africana proseguirà mentre altre zone di mondo avranno un decremento demografico. Non solo, la popolazione africana è tra le più giovani. L'elemento demografico è quello che spiega questa slide di Goldman Sachs. Guardate il 2075. Tra le prime 7 economie del mondo, il G7, ci sono 2 paesi africani, Egitto e Nigeria. Sono scomparsi quasi tutti gli europei. È lontano il 2075. Ma non è l'unico l'elemento demografico. Un altro fenomeno eccezionale che è in corso è quello dell'urbanizzazione. Con Raffaele, come diceva Paolo, l'immagine delle capanne, i leoni, le giraffe. Ditemi se trovate un leone, una giraffa o una capanna. Questo è lo Scala di Abidjan, in Costa d'Avorio. Oggi l'urbanizzazione che l'Africa sta conoscendo è la seconda urbanizzazione della storia dell'uomo. La prima fu quella dell'Europa della rivoluzione industriale. Ecco, l'urbanizzazione africana sta avvenendo al doppio della velocità di quella europea. Se guardiamo i tassi di urbanizzazione, questi sono relativi allo scorso anno, il 75% di urbanizzazione in Europa e il 50% in Africa. Ma se guardiamo i numeri assoluti, avevamo lo stesso numero di cittadini l'anno scorso, 590 milioni, tanto in Europa quanto in Africa. Questo è un dato ancora più impressionante. In soli 5 anni, 2015-2020, sono nate 1100 nuove città in Africa, 1100 nuove città. E quelle esistenti si sono ingrandite del 16%. Io vorrei tornare un momento su quella data e quei dati fondamentali che sono la creazione dei nuovi stati. Quando furono creati quei nuovi stati, nessuno scommetteva un penny, un euro sulla sopravvivenza di quegli stati. Erano stati con origine artificiale perché erano stati fondati su eredità coloniali e quindi ci si aspettava che già negli anni 60, gli anni della prima creazione degli stati, questi si sarebbero annientati. E invece 2 anni dopo, già nel 62, quegli stati si unirono, seguendo anche quanto avevano indicato i grandi padri dell'indipendenza africana, si unirono in una organizzazione per l'unità africana. E nella carta misero come primo punto il divieto di conflitti aventi ad oggetto le frontiere. Le frontiere venivano consolidate e riconosciute. Pochi anni dopo, quella organizzazione per l'unità africana si è trasformata in una Unione Africana
e successivamente in un grande patto economico per creare la più grande area di libero scambio del mondo. Questo è un segno di una vitalità e di una capacità di governo straordinaria. Paolo ha chiuso con l'area di libero scambio. L'area di libero scambio africana, FCFTA, entrerà in vigore tra 10-15 anni, ha appena iniziato il suo percorso, che è complesso, ma avrà, secondo gli esperti, la capacità di cambiare completamente le regole del gioco per l'Africa e non solo. È quello che chiamano un game changer. Ma l'Africa è già da 15 anni la seconda regione del pianeta per crescita economica. Da 15 anni, 6 delle 10 economie che crescono di più ogni anno sono africane. Queste sono le previsioni per il prossimo anno. Più è verde e più c'è crescita economica. Fate voi. Uno dei limiti di cui soffre l'Africa è che tutto questo non arriva, questo racconto da noi non arriva. Continuiamo a parlare dell'Africa come se fosse un paese, un continente, ha 54 paesi, c'è tutto dentro questo continente. Ci sono alcuni paesi che hanno preso la via dello sviluppo che abbiamo già visto nei decenni passati. Quando io ero ragazzo, come quelli che oggi qui fanno i volontari, era impensabile immaginare che Cina, India, Brasile diventassero potenze economiche. Impensabile, era il terzo mondo, tanto quanto l'Africa. Ecco, a questi ragazzi dico, fra 30 anni, quando avrete la mia età, non vi stupite se invece tra le potenze economiche troverete Kenya, Nigeria, Egitto. E abbiamo dimenticato, o per meglio dire non l'abbiamo dimenticato, ma abbiamo lasciato da parte proprio per il finale la cultura. Tutto questo, questa irruzione della gioventù nella società africana, in una gioventù che adesso domina questa società, porta con sé, trascina con sé con una forza irresistibile, trascina dei cambiamenti culturali profondi. Ma cambiamenti culturali cosa significa? Significa che è nato un cinema africano, la seconda industria cinematografica al mondo è quella africana, in Nigeria, la famosa Nollywood, che produce ormai come seconda industria mondiale film che anche qualitativamente sono di qualità, al punto che si fa un festival a Milano, un festival che organizza proprio lui, a Roma, con dei premi regolari. E non ho tempo di parlare degli altri grandi aspetti di questa rivoluzione culturale. I Nobel che sono piovuti su quel continente, le università che adesso sono migliaia. Quando io sono andato a insegnare all'università ce n'era una in Congo, adesso ce ne sono centinaia. È assolutamente vero. Questo è l'apertura di uno speciale uscito sul New York Times, il primo di una serie di 4 che il New York Times dedicherà all'Africa. Lo leggete da soli. Il mondo sarà africano. Può piacerci o non piacerci, ma sarà africano. Un vecchio mondo, una giovane Africa. Questo fa veramente impressione. L'età media in Italia lo scorso anno era di 47 anni. L'età media in Africa è di 19 anni. L'età media in Europa è di 44 anni. L'età media negli Stati Uniti e in America è di 38. In India, il più grande paese, popoloso paese del mondo, di 28. Ora, è per questo che gli esperti parlano di youthquake, un terremoto di giovani. Nel 2050 il 35% della popolazione mondiale tra i 15 e i 24 anni sarà africano. E questa energia sta arrivando nel cinema, sta arrivando nella musica, sta arrivando in ogni cosa e arriverà sempre di più. Paolo, io lascerei a te la conclusione. Semplicemente cambiamo occhiali. Guardiamo all'Africa come l'avvenire del mondo, ma come il nostro avvenire anche. Grazie. Grazie.